Cari signori, buongiorno. Oggi cosa andremo a fare? Intanto andiamo a drizzare. Intanto vi chiedo di iscrivervi al canale e di mettermi il like. Andremo a fare le salsicce e due cacciature qua, qualche cacciatorino, quello che ci vengono. Io ho preso salsicce buone. Ho preso il 60% di grasso, sarebbe a dire della parte della pancetta, e il 40% di magro. Lo potevo tagliare a coltello, non ho la tritacarne a casa, me lo sono fatto fare dal macellaio, Farlato Filier, che sono bravissimi, qui in centro. Ok, ora andiamo a prendere una testa d'aglio, la mettiamo in un mortaio o dove volete voi, lo potete fare con il coltello schiacciato, l'importante è che voi fate un pastone. Premetto che questo video sarà un po' lungo, ci sono tante cose da dire. Ok, vedete tutto l'aglio. Ok, e prendiamo quest'altra parte di aglio, io col mortaio, ma potete farlo anche senza, col Mulinex, insomma ci sono altre maniere. E cominciate con una mezza testa d'aglio. Poi io mi sono già preparato il sale. L'impasto è di 1 chilo e la percentuale sarà del 3% su 1 chilo, sarebbe a dire 30 grammi. Ok, e vado a impastarla bene bene a mano. Io ce lo metto piano piano perché sennò il sale dopo non so, da qualche parte sarà di più, qualche parte sarà di meno. Poi ho preso il pepe e faccio la stessa cosa. Ok, il pepe andate un po' voi a piacere, a vostro gusto, comunque ce lo dovete mettere. E poi la drogatorino. La drogatorino è una spezia che voi trovate nei supermercati, è un misto di odori. Senza drogatorino non fate neanche le salsicce perché non vi verranno. Ok, per l'impasto, ok, impastatela bene bene bene. È importante che si guardi tutti i passaggi. Io l'ho impastato per 5, 6, 7 minuti finché lo assaggio. Se ci ho messo più sale ce lo metto, se no ce ne metto meno. Comunque per il sale assaggiatelo, nel senso mettetene un pochino, assaggiate e così via. Poi cosa ho fatto? Ho preso i budelli naturali, budelli di animali, che in questo caso non so se è mucca, se è pecora. L'ho sciacquata bene bene perché quando ho comprato questi budelli sono sotto sale. Li levate dal sale, li sciacquate con acqua e aceto. Poi qui ci vuole uno spago di quelli per irrigare per alimenti. Lo trovate nei supermercati e l'ho messo prima in ammollo in acqua così diventa un pochino più resistente. L'acqua lo dilata, se no sarebbe troppo secco e c'è paura che si rompa. Poi ci vorrebbe una siringa per insaccare, io non ce l'ho. Ne ho fatta una fai da te. Praticamente ho preso questo tipo di bottiglia, l'ho tagliato e ora andiamo a prendere la cima del budello. Ok. Non l'ho fatto parecchie volte con la bottiglia, ma l'ho visto fare. Ok, facciamo così, andiamo e facciamo entrare anche il resto più possibile del nostro budello. Portiamolo, vedete, all'interno, lo rincalziamo
Allora, chissà le battute che verranno fuori ora. Comunque queste salsicce le dedico al mio amico Alessandro Pardini, che tanto che gliele prometto, ma siccome sono diventato un quasi vegetariano, un quasi, le rinvio sempre. E oggi però è arrivato il momento. Comunque andiamo bene dentro, vedi? Io lo faccio scorrere. Voilà. Fino a un certo punto. Poi cosa faccio? Tagliamo, prendiamo un pezzettino di corda, che raffreddore. Ok, prendiamo un lato e lo andiamo a chiudere così. Perfetto, vedete? Ho chiuso la cima, la parte quella della cima è stata chiusa. E ora prendiamo la nostra salsiccia, devo prendere ecco qualcosa, e la buttiamo all'interno. Guardate, facciamo così. E la facciamo scorrere in avanti. E continuiamo. Ok. Per far sì che la salsiccia vada avanti, si stenda mano bucata un aghetto. Un aghetto. La bucate così fuoriuscirà l'aria. Ok, e potrà proseguire e andare avanti così. Poi se continuate non è semplice, ci vuole un po' di pazienza. Con un po' di pazienza questo qui è fatto. Ricordatevi che va bucato sempre lo spilletto, vedete c'è l'aria e deve sparisce l'aria e questo si tocca. Poi gli date un po' una forma uguale così. Olè. Un pezzetto che si avanza, tagliatelo un po' più lungo perché dopo è legato e dopo andiamo a fare la rilegatura. Dopo ne farò altre, giusto per far vedere a voi. Io questo qui lo metto, bevo l'acqua, lo metto da qualche parte, così se no mi srotola via. Allora, la salsiccia, praticamente cominciamo con, prendiamo una parte, ok, bene, prendiamo lui, andiamo un po' più avanti, veniamo qua, attenzione al miracolo, facciamo la misura e tiriamo bene bene, un altro, passiamo da sotto e tiriamo bene, vengo qui vicino a voi, così, vengo avanti, passo sotto, vengo qui, con questo qui, col rotolino, se no mi faccio male alle mani, strapperei, mi farei male, tac, e così, andiamo avanti, così, e tac, ok, cerco di fare anche questa qui piccina, troppo piccolina, e cosa faccio? In fondo taglio lo spaghetto un po' di più, ok, gli faccio il nodino, ok,
oltre al nodino gli faccio anche un sostegno, perché queste qui sono salsicce oggi, però vi faccio vedere che io queste qui come ho fatto. Allora, ho tenute, voilà, oggi ripeto, queste qui sono le salsicce, ve le potete mangiare a fresco, a crudo, scaldarle, scottarle come vi pare a voi. La stessa cosa voi potete fare anche il cacciatorini, sarebbe a dire, se io questa salsiccia, ascoltate bene, la tengo appesa così, mettiamo caso in un posto fresco, come adesso la mia cucina è in un posto fresco, così per una giornata, e spesso vengo a bucarla, che porca miseria, ho perso l'ago, va bene, vengo a bucarla, faccio finta virtualmente di bucarla, eccolo qui, prendo il mio ago, ok, e durante queste 24 ore vengo a bucare continuamente, perché con i buchi faccio uscire l'aria in eccesso e si secca più velocemente, ok? Poi dopo 24 ore, ascoltate bene, io le metto in frigo. Le devo mettere in una maniera che non tocchi niente, nel senso, la salsiccia non deve toccare il ferro, il vetro, nulla. Ora vi faccio il video di come io le vado a mettere. Vi faccio vedere. Ok, qui. Potreste anche prendere un imbuto con il buco largo e fare così. Ripeto, ci vuole un po' di pazienza, ma ci si fa. Tanto non è che le fate tutti i giorni. Poi per fare un salame, ok, e procedete così. Voilà. Ok, abbiamo fatto diverse misure, una piccina, questi qui per i cacciatorini, una un po' più lunga, anzi faccio vedere, l'ho fatta anche questa qui per fare un salamino, è la misura giusta per fare un salame, e vi ripeto la stessa cosa come voi voleste fare un cacciatorino, va lasciato 24 ore, vi faccio vedere, appeso così, e gli fate, vedi, un laccetto, non si devono toccare l'uno con l'altro, non possono stare qui vicino, eccoci qua, non è nulla, più di terra non ci vanno, vabbè, comunque lo attaccate e non fateli toccare insieme, da due parti completamente separati. Ora facciamo un'altra chiusura, perché forse prima sono andato un po' troppo veloce, e allora, è da più vicino con la camera. La chiusura, cosa facciamo? Andiamo a legare un'estremità e fino qui non ci sono problemi. Rifinitela, perché sennò così è brutta e prende aria e dopo si deteriora. Allora, riarrotolate il vostro spago, guardate, così, passa sotto, stringete, e mi è sfuggito, va bene, vi faccio anche vedere che insomma si può anche sbagliare, là, ora sì, mi ero limitato a non farlo, benissimo, risiamo a noi, vi faccio anche vedere che si può sbagliare, ma non ci arrendiamo, taccate, guardate, poi via, diamo una misura, taccate,
questa la farò un po' più piccina perché se no non basta, così, là, e qui a questo punto, siccome è già chiusa in fondo, faccio così, laccate, vedete, io ho fatto già prima un laccetto e lo devo rifare, va bene, non c'è problemi, io lo rifaccio dopo, va bene. Ho fatto il laccettino, guardate, quando sono qui ancora bucate. Ora io alcune le tengo come salsiccia e altre no. Ora io ho già fatto, vi voglio far vedere come vengono. Naturalmente non posso aspettare comunque un giorno lì e il resto 15 giorni, 10, 12, 15 giorni dentro al frigorifero. Vi farò il video di come vanno messi. Farò vedere come devono stare in frigorifero. Vedete, non tocca nulla. Queste sono libere, questo è libero, ok? E devono stare così per... Allora, il salamino per una quindicina di giorni, mentre invece le salamelle piccoline anche una decina di giorni. Comunque andiamo, io un attimo ritorno. Allora, torniamo a noi. Io in onore di camera, nel senso per farvi vedere come sono venuti, non potevo aspettare una quindicina di giorni, anche perché me li sarei mangiati prima. Comunque sia, li ho già fatti e precisamente il salamino l'ho fatto una ventina di giorni fa. Infatti è un pochino più stagionato perché il salamino deve essere più stagionato, mentre invece lo stortino l'ho fatto 10-12 giorni fa. Ripeto, un giorno in una parte diciamo, al fresco, bucandolo almeno ogni 3 ore con lo spillo. Poi lo riponete in frigorifero per una decina, una quindicina di giorni, sta a voi, dipende da voi anche come vi piace. A me piace un pochino più secco. Comunque li andrò a prendere, e questi qui sono, come vi dicevo, il salamino così è un po' più stagionato e allora ho fatto già la muffettina, mentre loro sono ancora, sì, sono buoni, sono diciamo semi morbidi, hanno 12 giorni. Ora io per l'occasione avrei anche fatto un pane focaccia e andiamo a fare questa diciamo degustazione. Spero che sia stato abbastanza chiaro. Se non lo sono stato, scrivetemi sotto se c'è qualche passaggio che non vi torna. Guardate che bellezza. Che sapore unico. Buono. Andiamo a assaggiare. Mamma mia, non potete immaginare. Assaggiamo questo, via il mio nodino. Questo qui è un pochino più stagionato. Siccome il budelle è naturale, voi potete anche mangiarlo, comunque sia. Lo andiamo a staccare, si stacca facilmente. Poi per il bicchiere del vino che non ho. Buonissimo. E questo dopo una quindicina di giorni lo potete lasciare sempre in un posto fresco o rimetterlo diciamo in frigo, però possibilmente senza appoggiarlo da nessuna parte, perché dove l'appoggiate ci farà la muffa e poi puzzerà. A presto farò anche in questi giorni lo strolghino fatto di prosciutto, della parte diciamo del prosciutto del maiale, e aspettatevi altre ricette. Grazie.